Io sono la persona più pigra che io conosca. Il momento più terribile della giornata è davvero alzarsi dal letto. Se fosse per me, io rimarrei a letto tutto il giorno a non fare niente. Purtroppo bisogna vivere. E questa pigrizia ovviamente ha le sue motivazioni, ovviamente, come dire, è brutto raccontarsi come non voglio fare nulla, non valgo niente, alzarsi dal letto è inutile. Fissare il soffitto senza far nulla, sonnecchiando, in realtà è anche un modo per ritrovarsi, per pensare, per osservarsi un po' da fuori, un po' da dentro. E in questo modo, quando mi sveglio, alla fine ho più chance di trovare il cinema intorno a me, fondamentalmente. Ecco. Ho bisogno di abbracciare la mia pigrizia per poi dare spazio a tutto il resto. Ecco. Io amo il cinema. E per me il cinema è sempre stato una grande risorsa di evasione. Alla fine succedeva spesso di vedere cose attorno a me, già quando ero piccolo, che mi ricordavano il cinema, ma avevano aspetti in comune, aspetti differenti. E nella mia testa ho sempre vissuto un po' tutto quanto come in una forma cinematografica, diciamo. E questo a volte diventa un problema perché inizi a vedere pianeti che girano, hai, come dire, strane allucinazioni quando ti guardi intorno e soprattutto quando ti relazioni alle persone, tendi a volerti vedere da fuori perché ti sembra quasi più interessante il volerti inquadrare piuttosto che stare nella situazione, e questo comporta di sentirsi un po' distanti, un po' distratti ed esclusi dal mondo che ti circonda. Allo stesso modo, quando avevo a che fare con situazioni conflittuali, problemi, gente che litiga, io mi accorgevo che preferivo stare in disparte, mi divertivo un sacco fondamentalmente a trovare quelle che potremmo chiamare le strutture delle relazioni fra persone, delle dinamiche conflittuali. Alla fine questo problema, diciamo questa distanza che sentivo dal mondo, è diventata una risorsa perché ho iniziato a studiarla, ho iniziato a capire che quello che vedevano erano intuizioni vagamente corrette, e l'amore per il cinema è tornato perché quando scrivi una storia fondamentalmente hai a che fare con persone che sono nella tua testa, sono tutte proiezioni di te stesso, e la narrazione può essere, e molto spesso, un modo creativo di trovare soluzioni a dei conflitti relazionali. Non è sempre così, ma lo è spesso. E così fondamentalmente ho iniziato a amare i conflitti perché adesso sono quelli che studio. Mi chiamo Salvatore Frisina, sono dottorando al Dipartimento dei Beni Culturali di Padova e mi occupo di ricerca sullo storytelling collegato alle emozioni umane. Cerco di capire come i modi che usiamo per costruire la realtà intorno a noi influenzano sia il modo in cui ci esprimiamo e quindi ci raccontiamo agli altri, e come questo tipo di strategie narrative e relazionali possono inserirsi all'interno della gestione dei conflitti. Quindi per me la narrazione, lo storytelling è una grande risorsa per gestire creativamente dei conflitti. Allora, ti chiederò di parlarmi un po' di te. Farò un po' di domande, per esempio, chi sei?